the leaders should know that change is coming, whether they like it or not. Cari amici, benvenuti. Oggi affronteremo il caso di Greta Thunberg e più in generale di chi sta dietro di lei, di chi la manovra e l'ha utilizzata fino ad ora, e ci occuperemo anche di ecologismo, dei fini profondi che sono sottesi a questo allarmismo ecologico sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale. Ci baseremo per questa analisi soprattutto sugli studi di Cory Morningstar, una giornalista d'inchiesta indipendente canadese che ha pubblicato 6 lunghi saggi, articoli fra loro uniti su questo tema e su altro materiale emerso in questi mesi. In sintesi, il caso Greta Thunberg è partito il 20 agosto 2018, il giorno in cui ha iniziato un'azione di sciopero per il clima, di sciopero scolastico per il clima, sedendosi davanti al Parlamento svedese con un cartello che appunto denunciava la sua intenzione di scioperare per il clima. E in pochissimo tempo, a ridosso di questo inizio di attività di questa ragazza svedese di 15 anni, si è visto in tutto il mondo avere un immediato riverbero, un successo oggettivamente impensabile. Pochi mesi dopo era già a Katowice, a un importante forum internazionale sul clima in Polonia, e successivamente nell'aprile 2019 al Parlamento europeo è stata ricevuta solennemente con tutti gli eurodeputati che l'hanno ascoltata tenere una relazione appunto sul clima. Per citare solo qualche altro episodio successivo, è stata poi ospite del Senato italiano nell'aprile sempre 2019 e ha ricevuto un saluto ufficioso, diciamo, in piazza San Pietro dal pontefice Bergoglio. Voi capite che una ragazza di 16 anni che riceve queste attenzioni e parla in consessi così importanti, influenti, internazionali, evidentemente non può aver raggiunto questi risultati in pochissime settimane, in pochi mesi, casualmente. Conferma questa, diciamo, artificialità del suo successo, ovvero il fatto che il suo successo è stato pianificato da ben altri poteri, da ben altre persone, il fatto che già pochi giorni dopo la partenza del suo sciopero uscivano articoli sul suo caso sui 6 più importanti quotidiani svedesi e servizi televisivi sul canale di Stato svedese e danese. Ricordiamo infine un ultimo avvenimento clamoroso in un certo senso. Il 15 marzo 2019 c'è stato uno sciopero a livello mondiale per il clima, diciamo lanciato internazionalmente da Greta, che in Italia ha avuto 1 milione di studenti partecipanti. E la cosa sospetta è che questo sciopero, le scuole hanno appoggiato lo sciopero stesso, i presidi hanno favorito questo sciopero e si è notato come veniva comunicato agli studenti che sul luogo del raduno sarebbero loro stati consegnati i cartelloni da esibire durante lo sciopero. Voi capite che se ci sono cartelloni per tutti gli studenti italiani distribuiti non si sa da chi, evidentemente qualcuno ha organizzato questo avvenimento in modo molto attento con finanziamenti adeguati. Aggiungiamo un ultimo particolare per capire come si presenta Greta, qual è lo stile dei suoi messaggi. C'è una forte, diciamo, tensione quasi apocalittica, quindi tende a presentare il tempo a disposizione per gli uomini per uscire da questa crisi ecologica e dal rischio di un riscaldamento globale del clima come ridottissimo. Mancherebbe pochissimo tempo, 12 anni hanno addirittura lei e le altre persone, gli altri attivisti che come lei spingono su questo allarme ecologico, hanno una cifra quasi esatta, la cosa è addirittura ridicola se ci pensate, per dire quanto tempo ci manca. Aggiungiamo un altro particolare, che Greta non viene dal nulla. Greta ha alle spalle 2 genitori che sono importanti attivisti ecologisti svedesi, la madre in particolare una famosa cantante lirica che ha pubblicato a 4 giorni di distanza dal primo sciopero di Greta un libro, Scene dal cuore, in cui descrive, fra le altre cose, la loro conversione ecologica e come Greta appunto è stata importante nello spingerli, nel convincerli a passare a atti, diciamo, estremi di ecologismo profondo come rinunciare al trasporto aereo o a altri fenomeni di questo tipo.
Facciamo però anche un'altra osservazione. Oltre ai genitori, che sicuramente hanno spinto, guidato e influenzato profondamente Greta, perché voi capite che è ridicolo pensare che una ragazza di 15 anni, con i problemi oltretutto psicologici e emotivi di Greta in virtù delle sue sindromi, possa da sola mettersi in testa le cose che appunto Greta fa credere di avere come convinzioni personali. Quindi oltre ai genitori c'è ben altro, c'è in particolare una figura che diversi giornali hanno denunciato quasi subito come figura importante alle spalle di Greta, ovvero Ingmar Rentzhog, un giovane imprenditore svedese, specialista in comunicazioni, membro di diverse società e anche di fondi finanziari di investimento, fondatore di un movimento particolare, We Don't Have Time, che sta crescendo e che ha gestito pesantemente il caso Greta, lo ha in un certo senso creato. Infatti quest'uomo, questo giovane imprenditore, ha fatto parte ed è stato formato dal ex vicepresidente americano Al Gore, che come penso sappiate è uno dei più importanti leader sul tema ecologico e del cambiamento climatico a livello mondiale, e ha fondato una organizzazione che si chiama Climate Reality Project, con la quale diffonde a livello mondiale, preparando appunto degli attivisti, il suo pensiero ecologista. Al Gore è una figura importante, una figura fondamentale, una figura che ha creato una rete della quale fa appunto parte questo Rentzhog. Ricordiamo che Al Gore fa parte dell'area democratica, del Partito Democratico, e che tutto quello che stiamo dicendo lentamente ci farà comprendere come esiste una sorta di guerra mondiale fra un fronte progressista di sinistra, che è guidato dal Partito Democratico americano, dal gruppo Clinton, da Obama, e che ha l'appoggio di tutti i partiti progressisti a livello mondiale, a livello di mondo occidentale. Dall'altra parte invece i partiti o comunque i movimenti di tipo sovranista, nazionalista, che ritengono importante tutelare le identità degli stati e delle nazioni, incarnati a livello mondiale oggi dal presidente Trump degli Stati Uniti d'America, che non casualmente è uscito dall'accordo di Parigi e ha rilanciato l'economia americana rifiutando l'allarmismo ecologico con cui si era cercato di convincere gli americani sotto Obama precedentemente. Dunque sottolineiamo che la società di Rentzhog, We Don't Have Time, ha avuto come consiglieri per i giovani Greta Thunberg e Jamie Marcolin, quindi queste due giovanissime attiviste. Ora, la società di Rentzhog, bisogna ricordare che non è fatta da semplici attivisti ecologisti, ma nel suo consiglio di amministrazione troviamo numerosissimi direttori di banche, di fondi di investimenti, di società molto importanti, e in particolare abbiamo uno specialista di ingegneria sociale, di trasformazione sociale, di psicologia sociale, e uno specialista di comunicazione. Quindi abbiamo un'organizzazione che è molto attrezzata e che vede l'IKEA, per esempio, una multinazionale importantissima, a tutti noti, svedese, coinvolta pesantemente in questo gruppo. Ora, perché è importante capire la strategia sottesa a questa organizzazione di Rentzhog? Lo capiamo partendo con un piccolo video che vi mostro. We are running out of time. Right now, carbon dioxide emissions are being released at a staggering rate. Climate change will soon be self-fulfilling and unstoppable. The ice in the Arctic will no longer deflect sunlight, and the Siberian tundra is melting while releasing enormous quantities of methane gas into the atmosphere. We cannot turn the clock back. We are growing closer at an unprecedented speed to the point of no return. But there is still time to stop the emissions. So why do we not introduce a carbon dioxide tax now? Why is it we are not shifting to 100% renewable energies? How is it that nothing is being done? We have a solution. Right now, as we speak, we are building a social network, an arena where you and millions of people around the world will be able to watch who is really doing something to put an end to the climate crisis. An arena where you can look into what your politicians and business leaders are doing about climate change. Do they in fact take it seriously? Are they doing their job? Love bomb the ones in power that are actively looking for solutions, and climate bomb the ones that must do more.
Nobody likes a bad rating. Nobody wants to be held accountable for the climate crisis. When the pressure is felt by the people in power, they will no longer be able to deny, mislead, or hide. They will have to change their ways. This is a time when together we can solve this crisis, a time of great change. We are working round the clock to create this social network, but you don't have to wait for us. At WeDon'tHaveTime.org, you can already send climate bombs, love bombs, and messages to chosen world leaders through social media. Remember, together we have the power, but we are running out of time. Cari amici, avete visto questo video che è diviso in due parti nettamente distinte. La prima dai contenuti apocalittici consueti nel mondo ecologista, quindi allarmistici e evocanti quasi la fine del mondo. La seconda parte avete visto che è abbastanza interessante perché spiega in modo molto chiaro il fine che Herzog vuole attribuire alla sua società e alla piattaforma, al social network che sta cercando di lanciare a livello mondiale. Ovvero gli utenti valuteranno, dando dei like o dei pareri negativi, le realtà che conoscono, dal ristorante all'azienda sotto casa, alla fabbrica in cui lavorano, segnalando elementi a loro parere anti-ecologici. L'esempio che fa Herzog da solo fa capire perfettamente il progetto. Fa questo esempio, dice, una persona, utente di questo social network, andrà in un ristorante o in un negozio, si accorgerà che riceverà un sacchetto di plastica anziché un sacchetto ecologico, lo segnalerà al sito, al social network, e se le segnalazioni si accumuleranno contro quel negozio o ristorante, partirà automaticamente una mail o una serie di mail che segnalano all'azienda, diciamo, imputata il suo cattivo gradimento, il suo cattivo adeguamento a norme più corrette, più ecologiche. Questo esempio è l'esempio che fa Herzog in un suo post, ma nel video avete notato che però il vero grande bersaglio di questo gigantesco social network sarebbero soprattutto i politici o i grandi dirigenti di Stato, delle aziende, in generale persone pubbliche, che potrebbero essere sottoposti a una sorta di gogna mediatica perché apparirebbero come appunto nemici delle azioni positive favorevoli al clima. Le aziende si prevede che dovranno correre a cercare di ottenere questi crediti verdi, subire quel processo che viene chiamato di greenwashing, cioè di purificazione della propria immagine per renderla appunto conforme agli standard ecologici attesi. Possiamo definire come una sorta di moralismo un po' bigotto e manicheo, quello tipico degli ecologisti, cioè dividere il mondo in buoni e cattivi in modo rigido, senza zone d'ombra, e appunto perseguitare col loro moralismo ecologico tutte le persone e l'intera società. Ricordiamo che gli attivisti sono una minoranza, ma come in tutte le rivoluzioni, una minoranza molto organizzata può opprimere una maggioranza di persone disunite e incapaci di reagire. Questa piattaforma che Herzog, con l'aiuto anche in parte forse involontario, carpito, perché Greta Thunberg ha poi preso le distanze o ha cercato di prendere le distanze da Herzog, ma questo social network di fatto con un algoritmo gestirà appunto i crediti verdi delle aziende che si affideranno a lui. Qui c'è un modello purtroppo inquietante, un modello che è già in atto in Cina, dove di fatto sta venendo messo a punto un sistema di crediti che le persone, ogni singolo cinese riceverà dalla rete sostanzialmente, e che potrebbe produrre conseguenze giuridiche, civili, politiche molto gravi, come esclusione da viaggi aerei o altri tipi di penalizzazione. È come se ci fosse un punteggio per ogni cittadino, e in questo caso si sta pensando in fondo alla stessa cosa, anche se diciamo utilizzando soprattutto i parametri legati alla ecologia e alla lotta contro la CO2. Facciamo un'altra osservazione prima di avviarci alla conclusione. Non esistono solo società complesse e sofisticate come quella di Herzog, We Don't Have Time, che abbiamo più volte citato, ma esistono anche bracci operativi, cioè società, organizzazioni molto più concrete come Extinction Rebellion, che sta crescendo e che sta facendo molte azioni appunto vistose in tutta Europa, dove abbiamo coinvolta anche Greta, perché Greta è legata strettamente a Extinction Rebellion, e questo gruppo di attivisti ecologisti ha una dottrina che è necessario sapere per chi idealizza troppo l'immagine di Greta, perché Greta appoggia questo gruppo,
Di fatto sono dei verdi, degli uomini di sinistra, attivisti di sinistra, che teorizzano esplicitamente la necessità di violare la legge del paese in cui operano per avere il più ampio numero di arresti di attivisti possibile e quindi avere in qualche modo una presenza anche di conseguenza a livello mediatico, forzando i governi in questo modo, con continui atti di disobbedienza civile, a accelerare le politiche favorevoli alla rivoluzione ecologista. In Inghilterra, per fare un esempio, vi sono anche importanti uomini politici del partito dei Verdi che appoggiano Extinction Rebellion e Greta, come ripeto, è legata strettamente a questi gruppi. Osserviamo un piccolo video, un primo piccolo video sul leader portavoce di Extinction Rebellion, Liam Gary Bolsh. As Extinction Rebellion, we're proposing a new system to solve the crisis. We're not here to tell people how to solve the crisis. We need the government to work with us and divert funding and create a new system to solve this problem. So our actions have been targeting government buildings. This is the Department for the Environment, and people have been taking non-violent civil disobedience. So sometimes that looks like spray painting on the side of these government buildings. Questo video che avete visto, il portavoce Bolsh appare, diciamo, in tutta la correttezza formale del momento a cui stava partecipando. Ma adesso vi mostro un altro video in cui vedremo uno dei modi con cui lui ha cercato di lottare per l'ecologia in altre occasioni. Ecco il video. Sea Squad is spreading across the seas. People are rising up, getting information and cheerleading against climate change. Uniformity gives us power. We can turn a crowd of people into a mass chanting in rhythm. The mass of the sea is affected by temperature and salinity. As the planet warms, the mass of the sea is increasing. Will you wait for the rising mass of the sea or the rising of the masses? Penso che il video che vi abbiamo mostrato fa comprendere come l'ecologismo converga anche con altri tipi di battaglie tipiche della sinistra a livello mondiale in questo momento, come il gender o temi affini. Ora interroghiamoci brevemente, per concludere il nostro incontro, sui veri fini che sono sottesi a questa enorme pressione ecologista che abbiamo cercato di descrivere almeno in parte. Innanzitutto voi sapete che si parla sempre più spesso di economia del vivente, cioè di uno sfruttamento rinnovato della natura, con la finanziarizzazione della natura. La natura è di tutti, la natura non appartiene a nessuno come entità politica in quanto tale, ma di fatto si sta progettando dietro la maschera dell'allarme ecologico una privatizzazione della totalità della natura. Un nuovo e radicale modo di sfruttare i popoli da parte del capitalismo globale che sta distruggendo in un certo senso le economie dei diversi paesi, con gli obblighi derivanti dalla decarbonizzazione, cioè se i poteri forti riescono a imporre agli stati, soprattutto agli stati del terzo mondo, di rinunciare a un'economia fondata sull'energia estratta dal petrolio, dal carbone e dalle altre fonti fossili di energia, si avrebbe uno sfruttamento gravissimo proprio dei popoli più arretrati, che vi ricordo sono quelli più popolosi ma che inquinano meno. Grazie all'ecologismo è in corso e si potrebbe avere in futuro un ancor più grave processo di usura e distruzione delle residue componenti di autentica sovranità nazionale dei diversi stati, con di fatto l'utilizzo dell'allarme ecologico, allarme che evidentemente è trasversale ai confini, alle nazioni e agli stati, come giustificante la distruzione delle barriere che ancora sussistono fra i diversi stati, fra loro appunto separati. Vi è quindi una sorta di nuovo volto della rivoluzione, di nuovo volto dell'internazionalismo comunista, un internazionalismo appunto di matrice ecologica, con le tipiche note di ogni processo rivoluzionario, ovvero la natura utopistica dei progetti che gli ecologisti hanno, progetti che sono palesemente grotteschi, come è grottesco ad esempio affermare che occorre ridurre a zero le emissioni di CO2, una cosa che non ha nessun significato nemmeno pronunciare.
progetti utopistici che però non sono casualmente utopistici, sono utopistici perché in questo modo impediscono di dire che si è finalmente raggiunto un risultato. Il risultato è sempre oltre qualunque sforzo si sia fatto per raggiungerlo e al tempo stesso la natura utopistica del risultato impedisce di svolgere critiche a quanto è in corso, perché di fronte a una critica il rivoluzionario ecologista può sempre dire che non si è fatto ancora abbastanza. Ma vi è anche un manicheismo che abbiamo già citato, moralista, terribile, quindi una sorta di divisione carica di disprezzo per chi non è dalla parte giusta della storia attraverso l'ecologismo, cioè avanza un mondo e avanzano soprattutto dei giovani che se non ben preparati potrebbero cadere in questa trappola e pensare come appunto coincidente con un valore morale positivo un atteggiamento di tipo ecologista. Si ha infine il terzo elemento di ogni rivoluzione, ovvero un'alterazione del linguaggio, la produzione lenta e graduale di un linguaggio rivoluzionario che modifica il modo in cui noi appunto guardiamo la realtà, guardiamo la natura, guardiamo la vita dell'uomo. Vi è in questo senso anche una convergenza rivoluzionaria, è un po' il cuore della nuova rivoluzione di fronte alla quale ci stiamo trovando e contro la quale dobbiamo combattere, una convergenza fra ecologismo, omosessualismo, antinatalismo, perché in ultima istanza dietro il tema dell'allarme ecologico, del cambiamento climatico, dell'aumento delle temperature, la critica si rivolge in ultima istanza verso l'uomo e la nascita di nuovi esseri umani che viene di fatto formalmente contestata come portatrice di un'impronta ecologica troppo pesante che il pianeta non sarebbe in grado di sostenere. Vi è però anche un fine più profondo, forse il vero fine di questi progetti che i poteri forti non cessano di tessere a danno appunto dei popoli, ovvero il fine di un governo unico mondiale, che da nulla, come dall'allarme ecologico, problema per sua definizione mondiale e non proprio di un singolo Stato, può trarre alimento, può trarre giustificazione. Occorre a questo punto anche dare un giudizio come cristiani di tutto quello che abbiamo appena cercato di descrivere, esporre e comprendere nel suo vero volto. Ovvero il primo elemento di giudizio è questo: nessun allarmismo spesso scientificamente infondato di natura ecologica può portare alla violazione della legge morale, della legge divina. È evidente che non c'è nulla che possa andare contro gli assoluti morali come il rispetto per la vita, il nascituro, il divieto dell'aborto, che appunto in quanto cristiani e in quanto uomini siamo tenuti a rispettare. Il secondo elemento, ricordarsi che uno sguardo nichilista, catastrofista, apocalittico su fenomeni naturali molto dubbi dal punto di vista scientifico è colpevole in quanto può arrivare a negare la provvidenza assoluta di Dio, che è il vero Signore della storia e che guida comunque la storia stessa verso i fini che ha posto ad essa. Quindi un cristiano non può cadere in atteggiamenti apocalittici di bassa lega, diciamo così, cadendo nelle trappole, nelle seduzioni di questi poteri forti anticristiani che usano tutti gli strumenti, in questo caso l'ecologismo, per attaccare la visione cristiana dell'uomo, della natura e della vita. Il terzo e ultimo elemento è questo: come cristiani sappiamo che il vero problema non è e non sarà mai semplicemente ridurre il CO2 o qualunque altra fonte di inquinamento, ma ridurre semmai i crimini contro la vita che vengono incessantemente compiuti, in particolare quello forse più grave, il crimine dell'aborto, che solo con gli aborti chirurgici genera 60 milioni di morti ogni anno. Questo è l'elemento da non dimenticare mai, da opporre a chi si preoccupa per la perdita di specie animali o estinzioni di insetti o di piante, ma non si cura del fatto che la vera grande strage, il vero grande genocidio è quello condotto ogni anno contro coloro che non hanno il diritto nemmeno di nascere. Cari amici, fatemi sapere cosa pensate di quanto abbiamo visto insieme, abbiamo scoperto insieme nei commenti. Un saluto a tutti e al prossimo incontro. Arrivederci.